Si arriva alle Mans per il quinto appuntamento stagionale della MotoGP, quello di Jerez ci ha lasciato le conferme della velocità dell'Aprilia e anche di quelle della Ducati, che è ritornata più competitiva, e Le Mans negli ultimi 6 anni è stata territorio rosso per ben 5 volte. L'anno scorso invece è stato un weekend più particolare, più anomalo, con la vittoria di Zarco sotto la pioggia. Aspettate, prima di andare avanti iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi video come questi del pre-gara, ma anche tutti gli altri relativi al mondo della MotoGP, perché a brevissimo arriva un video dedicato solo al test di Bullega con la MotoGP al Mugello. Sono uscite varie indiscrezioni, ma ne parleremo in separata sede, anche per fare qualche appunto sulla situazione del campionato della Superbike. E state ben connessi, perché presto arriveranno altre novità molto ma molto più interessanti. Non vi dico nulla perché è ancora un po' tutto in cantiere, però presto vi darò notizie. Tornando al motomondiale, attenzione, perché alle Mans potrebbe succedere quello che succede molto spesso, ovvero che piove. Le previsioni non sono delle migliori e potrebbe essere un weekend condito dalla pioggia o magari dal flag to flag. Rischia dunque di essere un altro fine settimana dove ci sono dei valori sballati, ma alla fine sono le corse e queste cose rientrano nei canoni. Sull'asciutto si rinnova sempre il testa a testa fra Aprilia e Ducati, con Noale che ha quello spunto in più finora, e quindi mi aspetto che l'Aprilia sia sempre lì davanti a martellare con tutti i suoi piloti. Anzi, forse questo weekend potrebbe essere ancora più veloce rispetto a Jerez, mentre la Ducati in Andalusia ha dimostrato di aver recuperato qualcosa in termini di competitività, ma sono i due ufficiali a dover dare una scossa, perché non possono continuare a far meglio i due clienti con Digia più costante e Alex Marquez ogni tanto sì ogni tanto no, anzi poi io dico solo Marc Marquez perché Bagnaia non riesce ad esprimersi e non è veloce, la Ducati ufficiale può contare solo sullo spagnolo. Poi chiaramente se dovesse arrivare la pioggia, attenzione agli specialisti come Zarco soprattutto, che gioca in casa e potrebbe far bene come a Jerez oppure lo scorso anno addirittura, così come altri piloti e team più in difficoltà sull'asciutto. Non ci sarà ancora Maverick Viñales, altro forfait, i medici non l'hanno ancora considerato abile per correre e dunque ragazzi, di questo passo, a meno che non torni a fare un exploit incredibile, il suo futuro in KTM ufficiale mi sembra compromesso. Non so se lo sceglieranno nella promozione, perché sarebbe un rischio bello grosso dove ci sono molte incertezze, e a questo punto potrebbe essere compromessa anche la sua permanenza nel team Tech 3 se magari dovesse andare in Honda. Quindi le ipotesi sono due: se Tech 3 dovesse restare con la KTM, magari Viñales potrebbe avere uno spiraglio per rimanere sempre con la casa austriaca nel team satellite. Se andasse in Honda non lo so sinceramente quanto Gunther Steiner potrebbe puntarci, quindi staremo a vedere. Così come dobbiamo monitorare quello che deciderà Di Giannantonio a questo punto, perché io penso che possa pensarci seriamente di lasciare la VR46 nonostante la trattativa per andare in un team ufficiale. Uccio di recente a motorsport.com ha sempre ribadito che nonostante Digia sia ora un nuovo mercato, è sempre la priorità da rinnovare, e te credo, anche perché di altri piloti da prendere, da pescare oltre all'arrivo di Aldeguer non ce ne sono molti se non vuoi puntare sulla scommessa Bullega, e quindi stanno parlando come sempre sull'offerta per trattenerlo, solite cose, nessuna novità, e il tutto ruota, come abbiamo già detto, sul trattamento da ufficiale. In tutto questo comunque Viñales verrà sostituito da Jonas Folger. Che chiamata! Il tedesco non corre da quasi 3 anni, ma è regolarmente in pista, in qualità di tester KTM, oltre a Pedrosa e Pol Espargaró. La sua ultima apparizione è stata ad Assen nel 2023 con Gas Gas, proprio per sostituire Pol Espargaró. La casa austriaca ha poi chiamato Folger perché Pedrosa ha detto che non fa più wildcard e quindi si dedicherà solamente a fare il tester, e Pol Espargaró, la prima scelta, sta ancora recuperando dall'infortunio. E sarà bello vederlo in pista al buon Jonas, perché è sempre stato un discreto buon pilota, uno che andava forte soprattutto in Moto2 e che conosce bene Tech 3 perché ci ha corso una stagione intera, la sua unica in MotoGP, quella del 2017. Ricorderete quel secondo posto nella gara del Sachsenring. Ed è un pilota che ha anche una storia particolare, perché se ricordate anche ha dovuto saltare la stagione del 2018 per una malattia, quando gli è stato diagnosticato ufficialmente un raro ceppo della sindrome di Gilbert, una patologia che colpisce il fegato, impedendogli di smaltire correttamente le tossine. Da lì poi ripartì come sostituto per alcune gare in Moto2, collaudatore e pilota Superbike, correndo l'intera stagione 2021 con BMW. Adesso però devo entrare nella polemica e incazzarmi un po'.
è arrivata una nota dalla Grand Prix Commission, l'organo responsabile supremo che definisce e modifica i regolamenti tecnici, sportivi e disciplinari della MotoGP. Le wildcard non saranno più consentite dal 2027, tranne in Moto3 e Moto2, e in questa stagione un costruttore non potrà fare una wildcard con la Moto 850 con gli altri 1000 in pista, vabbè, ma questo direi che ci sta. È stato confermato il sistema di monitoraggio della pressione delle gomme attualmente in uso. Dopo la dichiarazione della partenza ritardata in griglia, il conto alla rovescia per il warm-up lap riprenderà dal cartello dei 5 minuti anziché da quello dei 3 minuti, ed è stato approvato l'uso dei cardiofrequenzimetri in Moto3 e Moto2 come sensore opzionale. Dov'è la mia polemica? Non c'è stata nessuna comunicazione, anche in vista del weekend in arrivo, come si fa sempre, delle regole da rispettare sull'ingresso della pit lane dopo il caso di Marquez-Jerez. Dopo quello che è successo mi sarei aspettato una nota della direzione gara solo per avere un chiarimento sulla procedura da rispettare, che mi sembra evidente che si possa entrare ai box solo da un lato. Poi oggi è mercoledì e magari domani arriva la comunicazione della race direction, non lo so, ma al momento non è arrivato nulla e questo mi dà un po' da fare. Marc Marquez fa comunque parlare di sé anche fuori dalla pista, e quando c'è da giocare un po' con il pubblico e i media riesce a fare dell'hype, come una storia Instagram messa un po' di tempo fa, ancora prima di Jerez, in cui era in Giappone. Ha fatto vedere bene in evidenza che era in Giappone e tutti a continuare a ricalcare la voce inventata, a mio avviso perché non c'è nulla, del ritorno in Honda. Poi non facciamoci mancare della fine della carriera in Honda, che non rinnova con Ducati, mettiamoci pure che il pubblico si scatena a vederlo dietro un camion che parla con Alberto Puig, quando invece alla fine in Giappone c'era solamente andato per un evento marketing con Shoei, la marca del casco con cui corre. Io no, io ho dato sapore lì, là. Sì, sì. Mi piace fare rumore. Per una ora. Mi ha fatto ridere davanti. Per una ora. Pensavo al fatto che era Haneda Airport. Haneda Airport e dopo una ora già ho fatto il show. È la strategia marketing. Se no i podcast che parlano? Devono parlare i podcast Twitter. Giusto così. L'altra novità riguarda Andrea Iannone. Ha dato l'annuncio sulla sua stagione 2026 e si sono confermate le indiscrezioni. Correrà nel mondiale delle Bagger, ma non con il team di Fabrizio Cecchini da come si vociferava, ma con il team Niti Racing, e farà la sua prima gara al Mugello, la seconda del mondiale Bagger dopo la prima ad Austin. Non ci sono grandi notizie invece per Fermin Aldeguer. Abbiamo parlato di come lo si vedeva nel paddock di Jerez ancora zoppicante dopo l'infortunio al femore, il cui recupero sta procedendo molto lentamente, e ai giornalisti ha risposto che spera che le fatiche accumulate durante il weekend siano state solo per una questione di sovraffaticamento. Subito dopo Jerez ha fatto un altro controllo di cui non sono state date notizie, così come ulteriori esami fatti ad Andorra poco dopo l'ultimo GP. Sapete, no, che parliamo sempre del mercato piloti e sugli spostamenti che ci possono essere, ma un altro mercato sottovalutato di cui parlano in pochi è quello dei capi tecnici, perché con tutti i movimenti che ci saranno ci potranno essere quelli che seguono proprio pilota o chi rimane dov'è. E due di quelli che rimarranno dove sono Cristian Gabarrini e Daniele Romagnoli. Il primo rimarrà in Ducati e il secondo in Aprilia, quindi Bagnaia dal prossimo anno avrà Romagnoli come capotecnico e Acosta avrà Gabarrini, da come ha scritto recentemente GP1. Di norma c'è sempre un connubio fra il capotecnico e il team nella scelta di separarsi, perché il caso più recente è quello di Romagnoli, che ha deciso di seguire Martin in Aprilia. Quindi se il capotecnico decide di seguire il pilota, la casa difficilmente si oppone. Però in questo caso qui Ducati non vorrà perdere un uomo storico come Gabarrini, perché penso che l'ultima parola sulla decisione ce l'ha sempre la casa, perché giustamente vuole guardare i suoi interessi, soprattutto poi con Gabarrini per la sua esperienza sulla questione tecnica e anche in vista del nuovo regolamento del 2027. Poi non so se lui abbia mai preso in considerazione l'idea di seguire Bagnaia anche da un'altra parte, perché Gabarrini ha lavorato con molti piloti, non solo in Ducati ma anche in Honda, tra cui Stoner e Marquez, quindi non ne ha uno storico, anche se con Pecco comunque c'è un matrimonio longevo che dura dal 2019 e che si interromperà a fine anno. Quindi magari Ducati potrebbe aver detto: guarda che stai qua perché non ti muovi, ecco. L'ultimo tema di cui dobbiamo parlare è della vera e propria guerra che c'è ora in corso fra Liberty Media e le case ufficiali.
Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM non hanno ancora firmato l'accordo con i nuovi proprietari, che di conseguenza blocca gli annunci dei segreti di Pulcinella del mercato piloti. Addirittura nell'ultimo weekend di Jerez, Aprilia, Yamaha e KTM hanno paccato, non hanno partecipato ad una cena organizzata da Liberty Media dopo l'ultima proposta inviata. Era una serata in cui c'era il presidente di Liberty Media, Derek Chang, insieme a Carmelo e Carlos Espeleta. Quelle 3 case non sono andate, ma anche Ducati e Honda si sono presentate con rappresentanze ridotte, non coi vertici. L'intesa non c'è ancora sulla distribuzione dei ricavi televisivi e commerciali ai team. Finora i costruttori avevano chiesto meno contributi fissi e più partecipazione ai ricavi alle decisioni strategiche, sul modello di altri grandi sport come la Formula 1 per esempio, e ora ci sono 2 sensazioni. La prima è che Liberty sta trattando individualmente con ogni casa, non è una sensazione ma sembra essere un fatto, un po' come nel calcio che si faceva tanti anni fa quando nacquero le prime pay TV, quando per i diritti si trattava squadra per squadra e non in modo collettivo. Ed è un po' un paradosso perché la trattativa individuale rafforza i proprietari, non i team. Ora Ducati... ma va a cagare la mosca. Perché Ducati e Honda adesso sembrano essere più aperte al dialogo, mentre le altre 3 case tirano di più la corda. Ed è un po' un ritorno al passato, ma proprio recente, perché con l'arrivo di Liberty Media le trattative sono iniziate in modo collettivo per poi spostarsi in modo individuale, ma in passato la Dorna con Carmelo Espeleta ha sempre trattato in maniera individuale. Si è sempre parlato di questo patto della concordia stile Formula 1 proprio in modo collettivo, però a questo punto la sensazione è che si è tornati a fare come si faceva in passato, quindi in maniera individuale. E l'ultima sensazione data dalla Gazzetta dello Sport è che sembra che dal weekend di Le Mans possa esserci qualche novità, nel senso che l'accordo potrebbe essere finalizzato. Se ne parlava anche ad Austin, casa di Liberty Media, ma non si è fatto nulla. Però è una questione che prima o poi deve arrivare a un dunque. Vediamo che accordo si trova e chi avrà vinto, tra virgolette, questa trattativa. Se Liberty avrà secondato varie richieste oppure se i team sono andati verso la direzione del nuovo MotoGP Sports Entertainment Group. Detto questo, raga, ditemi la vostra nei commenti su questo braccio di ferro fra Liberty e i team e le vostre previsioni, non solo meteorologiche, del weekend di Le Mans. Iscrivetevi e attivate le notifiche perché a brevissimo arriva un video dove parliamo del test di Bullega con la MotoGP e della situazione Superbike. Ci vediamo prestissimo. Ciao!